Ciao a tutti ragazzi, e oggi come potete vedere non sono solo, ma sono in compagnia di Marco, Ciao come a potete tutti. vedere. Il gioco che andremo a vedere oggi è Transform Ice, il gameplay è suo, il motivo per cui ce l'ho qui, ed è anche sua praticamente la recensione. Tra l'altro sono il tizio che gli fa le magliette. Esattamente, dimentichiamo che queste magliette fighe che tutti mi commentate sono fatte da quest'uomo qui di fianco, e niente, non ci dilunghiamo in altre chiacchiere e andiamo a vedere la recensione. C'era una cosa per il c***o questo. Transform Ice nasce nel 2010 dalla mente di due sviluppatori francesi, Tigrunet e Melibellule. Il primo, programmatore e già autore di alcuni giochi tuttora giocabili su internet, la seconda, art director e sviluppatrice della parte grafica del gioco, delle texture, degli shopped items e in generale di tutto quel che riguarda l'estetica. Transform Ice, nonostante sia un gioco ancora in fase giovane del suo sviluppo, ha già una user base consolidata e un'enorme quantità di minigames e side-off opzionali e molto divertenti. Il gioco parte con un concetto molto semplice. Saremo un topo all'interno di mappe bidimensionali dove dovremo raccogliere il formaggio e riportarlo nella nostra tana. Il punto è che non saremo soli, ma nella nostra stanza ci saranno altri giocatori, ognuno con il proprio topo, che competeranno per chi arriverà primo. Infatti, questo è un gioco esclusivamente multiplayer. Inoltre, in molte delle mappe sarà necessario l'aiuto di un giocatore scelto in base al punteggio, lo sciamano. Questo rende unico un gioco che altrimenti potrebbe somigliare a molti altri platform game. Infatti, lo sciamano disporrà di una serie di oggetti che potranno essere ancorati fra loro per creare delle vere e proprie macchine in grado di aiutare i topi a raggiungere il formaggio o l'uscita. In questo gioco ogni stat viene registrato e a intervalli regolari verranno sbloccati dagli achievement, e il formaggio, che si è portato alla tana, sarà spendibile all'interno di uno shop pieno di outfit di ogni tipo, con riferimento di giochi famosi, meme o altro. Infatti avremo cose del tipo il cappello di Super Mario, la cresta di Sonic, tutte le criniere dei My Little Pony e tutta una serie di oggetti basati sulle ricorrenze, Halloween, Natale, Pasqua, eccetera eccetera. Nel gioco è presente una chat e per quanto possa sembrare inizialmente un gioco infantile, la chat è piena, ovviamente, di ogni tipo di insulti e bestemmie, il che lo rende appetibile anche per un pubblico over 20. Inoltre ci sono tutta una serie di minigames secondari che rendono il gioco veramente divertente e adatto a tutti i gusti, sviluppati da programmatori e moderatori esterni al team di due sviluppatori. Esiste inoltre un sistema di voto che servirà a mantenere alta la qualità delle mappe giocate, perché quando giocheremo una mappa nuova ci verrà chiesto se la mappa sarà di nostro gradimento. Tra i minigames esiste la modalità Survivor, dove i topi dovranno scappare dallo sciamano che invece di aiutarli cercherà di ucciderli. L'ultima a rimanere in vita alla fine del round sarà lo sciamano al round successivo. È da notare che mentre in altri giochi i troll saranno un problema, qui sono incoraggiati ed è addirittura scritto nelle regole del gioco che trollare è consentito e non è possibile essere bannati per questo. Infatti, la grande varietà di persone che potrete incontrare su Transform Ice è uno degli aspetti che lo rende estremamente longevo. Esistono community di ogni parte del mondo e il social aspect è una cosa integrante del gameplay. Esistono infatti le tribe, che sono essenzialmente gruppi di giocatori che hanno una chat speciale e una room dove possono accedere i membri della sola tribù, dove sarà possibile ascoltare musica insieme, giocare a qualsiasi mappa e in generale chattare in tranquillità, praticamente come un party o una guild. Tra le possibilità di creazione e personalizzazione vi è un map editor, dove è possibile creare ed esportare delle mappe per il gioco, e un totem editor, ossia la possibilità di creare una serie di oggetti preimpostati utilizzabili una sola volta in game quando si è sciamano. Sebbene non ci sia una community dedicata italiana, nel server internazionale, ossia EN, quello inglese, sarà possibile trovare un nutrito numero di italiani, che spesso giocano insieme nelle stesse room. Concludendo, non importa se amate costruire strutture complicatissime o vi piace semplicemente competere per il primo posto, se volete aiutare fino all'ultimo topo o se siete il peggiore dei troll, questo gioco è adatto veramente a tutti i gusti. Se volete supportarmi, condividete il video con l'apposita funzione che trovate qui in basso e visitate il sito www.parliamodivideogiochi.it. Qui è tutto, alla prossima, ciao!